Ciao a tutti, benvenuti sul mio canale. La mia giornata. Mi chiamo Anna e ho 25 anni. Vivo a Roma, la capitale d'Italia. È una città molto bella, piena di storia, monumenti famosi e luoghi interessanti. Vivo in un appartamento con i miei genitori e il mio gatto che si chiama Lino. Sono una studentessa e studio lettere moderne all'università. Mi piace studiare, leggere, scrivere e imparare cose nuove ogni giorno. Ogni giorno ho una routine abbastanza semplice, ma mi piace avere ordine nella mia vita. La mia giornata inizia presto e finisce la sera tardi. Ora ti racconto in dettaglio come passo le mie giornate. Ogni mattina mi sveglio alle 7 in punto. La sveglia suona forte e mi alzo lentamente dal letto. A volte sono molto stanca e vorrei dormire ancora un po', ma so che devo cominciare la giornata. Mi alzo, vado in bagno e mi lavo la faccia con l'acqua fresca. Poi mi lavo i denti, mi pettino i capelli e torno in camera. Apro la finestra per far entrare un po' di aria fresca, poi scelgo i vestiti per la giornata. Di solito indosso una maglietta, un paio di jeans e le scarpe da ginnastica. Se fa freddo, metto anche un maglione o una giacca. Dopo mi preparo la colazione. È il mio pasto preferito. Di solito mangio 2 fette di pane con burro e marmellata, oppure un cornetto con cioccolato. Da bere prendo una tazza di tè caldo o un caffè con latte. Qualche volta bevo anche una spremuta d'arancia. Faccio colazione in cucina, da sola o con mia madre. Parliamo un po' e poi ognuno inizia le sue attività. Dopo colazione prendo lo zaino, metto dentro i libri, i quaderni, la penna, la bottiglia d'acqua e qualche snack. Poi esco di casa. Vado alla fermata dell'autobus. L'autobus arriva alle 8 meno 10. A volte è in ritardo, a volte è pieno di gente. Ma ormai sono abituata. Durante il tragitto ascolto musica con le cuffie oppure leggo qualcosa sul telefono. Arrivo all'università alle 8:15. Le lezioni cominciano subito. Il lunedì ho italiano, poi storia e infine letteratura. Ogni lezione dura circa un'ora. Prendo appunti, ascolto il professore e cerco di partecipare. Mi piace stare in classe, anche se a volte è un po' faticoso. Durante la pausa, intorno alle 11:30, vado al bar con i miei amici. Prendiamo un caffè, un succo di frutta o uno snack. Parliamo, ridiamo e ci raccontiamo le ultime novità. È un momento piacevole della giornata. Dopo la pausa, torniamo in aula per l'ultima lezione. Alle 13 finisce la lezione e io torno a casa. A volte prendo l'autobus, altre volte faccio una passeggiata se c'è il sole. Roma è una città piena di vita e mi piace camminare per le sue strade. Arrivo a casa intorno alle 13:30. Mi tolgo le scarpe, metto lo zaino nella mia stanza e vado in cucina. Preparo il pranzo. Se ho fame, cucino subito. Altrimenti mi riposo 10 minuti sul divano. Per pranzo preparo piatti semplici, pasta al pomodoro, insalata, riso con verdure o un panino con prosciutto e formaggio. Mi piace cucinare, anche se non sono una cuoca esperta. Mangio da sola o con mia madre, dipende dal giorno. Dopo pranzo, lavo i piatti e metto in ordine la cucina. Nel primo pomeriggio mi prendo un po' di tempo per me. Leggo un libro,
ascolto musica o guardo una serie in TV. A volte faccio anche un pisolino di 20 minuti. Il mio gatto, Lino, viene sempre vicino a me e si mette a dormire sulle mie gambe. È molto dolce e tranquillo. Dopo il momento di relax, verso le 15, inizio a studiare. Apro i libri, rileggo gli appunti, faccio esercizi e preparo le lezioni per il giorno dopo. Studio italiano, inglese e qualche volta anche un po' di latino. Cerco di studiare per almeno 2 ore ogni giorno. A volte studio con i miei amici, usando il computer. Facciamo videochiamate, ci aiutiamo con i compiti e ci motiviamo a vicenda. Ognuno ha le sue materie preferite. Io amo la letteratura, mentre la mia amica Sara è molto brava in matematica. Durante le videochiamate parliamo anche un po' della nostra giornata. È un modo per sentirci vicini, anche se siamo in case diverse. Qualche volta facciamo insieme anche delle ricerche online per i progetti universitari. Se abbiamo tempo, ascoltiamo un po' di musica o guardiamo un breve video divertente prima di tornare a studiare. Verso le 18 esco per fare una passeggiata. Vado al parco vicino a casa, un posto tranquillo con molti alberi, panchine e un piccolo laghetto. Cammino per circa mezz'ora. A volte porto con me le cuffie e ascolto la musica, altre volte preferisco ascoltare i suoni della natura. Incontro spesso delle persone che conosco, vicini di casa, compagni di scuola, vecchi amici. Scambiamo 2 parole, ci salutiamo con un sorriso e poi continuo la mia passeggiata. A volte porto anche Lino con me, dentro un trasportino. Lui guarda tutto con curiosità, si muove, miagola piano e si rilassa. Quando torno a casa, sono rilassata e contenta. Fare una passeggiata mi aiuta a pensare e a stare meglio. Alle 19 comincio a preparare la cena. Ogni sera cucino qualcosa di diverso. Una frittata, del pollo con patate, una minestra calda, una pasta al pesto oppure del pesce al forno con verdure. A volte preparo una pizza fatta in casa o un'insalata ricca con tonno, uova e pomodori. Mi piace sperimentare nuove ricette, seguendo i consigli di mia madre o guardando video online. Ceno con la mia famiglia. Mettiamo la tavola insieme e poi ci sediamo tutti e tre. Parliamo della giornata, raccontiamo cosa abbiamo fatto, ridiamo e stiamo bene insieme. Dopo cena, aiutiamo tutti a pulire la cucina, laviamo i piatti, asciughiamo le posate e mettiamo tutto al suo posto. Poi ci sediamo sul divano e guardiamo la televisione. A volte guardiamo un film, altre volte un programma divertente. Se non c'è niente di interessante in TV, giochiamo a carte o facciamo un gioco da tavolo. È un bel momento per stare insieme e rilassarsi. Verso le 21 mi preparo per andare a dormire. Mi lavo i denti, mi metto il pigiama e mi stendo su letto. Prima di dormire leggo qualche pagina di un libro, spesso un romanzo semplice o una storia romantica. Qualche volta scrivo nel mio diario. Scrivere mi aiuta a riflettere, a rilassarmi e a ricordare le cose belle della giornata. Mi piace raccontare a me stessa quello che ho fatto, le persone che ho incontrato e come mi sono sentita. Scrivo anche i miei sogni, i miei pensieri e le cose che vorrei fare in futuro. Poi spengo la luce e chiudo gli occhi. Il mio gatto Lino si sdraia vicino a me e insieme ci addormentiamo tranquilli. Il fine settimana la mia giornata è diversa. Il sabato e la domenica non vado all'università, quindi posso dormire un po' di più.
Mi sveglio più tardi, verso le 8:30 o le 9. Faccio colazione con calma, magari con una brioche e un cappuccino, oppure con yogurt e cereali. Dopo colazione, vado a fare la spesa con mia madre. Andiamo al mercato o al supermercato vicino casa e compriamo frutta, verdura, pane, latte e qualche dolce. Guardiamo i prodotti, scegliamo quelli più freschi e spesso incontriamo altri clienti con cui scambiamo due parole. Tornate a casa, sistemiamo la spesa e prepariamo il pranzo insieme. Il sabato pomeriggio esco con i miei amici. Ci incontriamo in centro, andiamo al cinema, al centro commerciale oppure in pizzeria. A volte passeggiamo semplicemente per le vie del centro, guardando le vetrine dei negozi e chiacchierando. Se il tempo è brutto, restiamo a casa di qualcuno per guardare un film, giocare alla PlayStation o chiacchierare. Ci piace anche ascoltare musica e ballare per divertirci. Mi piace passare il tempo con le persone che voglio bene. Gli amici sono importanti per me e mi fanno sentire felice e sicura. La domenica è più tranquilla. Al mattino andiamo a trovare i nonni che abitano in un'altra zona della città. Beviamo il caffè insieme, mangiamo qualche biscotto e parliamo un po'. I nonni ci raccontano storie del passato e noi raccontiamo cosa abbiamo fatto durante la settimana. Dopo torniamo a casa e prepariamo il pranzo. Di solito è un pranzo speciale: pasta al forno, lasagne, arrosto o polpette con contorno. Pranziamo tutti insieme, anche con alcuni zii e cugini. Dopo pranzo riposiamo sul divano, leggiamo o ascoltiamo musica. A volte gioco a carte con mio padre, oppure faccio una telefonata a un'amica. Questa è la mia giornata. Non è una vita piena di avventure, ma è una vita vera. Ogni giorno è importante, anche se sembra semplice. Ogni momento ha il suo valore. Il sorriso di un amico, il sole che entra dalla finestra, il profumo del caffè, una parola gentile, una passeggiata tranquilla. Mi piace vivere con calma, imparare cose nuove, migliorare me stessa e godere delle piccole cose della vita. La mia giornata è normale, ma è la mia e io ne sono felice. Se vi piace il mio canale, non dimenticate di iscrivervi. Ci vediamo nel prossimo video.